Signore e signori, buongiorno! Ebbene sì, mi sono fatto male al ginocchio destro, mi sono infortunato. Opa. Ma non voglio stare qua né a lamentarmi, anzi tutt'altro, né a esplicarvi cose di menischi o di legamenti o di traumi alle cartilagini, niente di che. Però sicuramente non è un momento facile per me, ecco, perché comunque ci sono un sacco di cose da fare qui, tra tagliare la legna, sistemare eccetera animali, quindi questo regalino qua proprio non ci voleva. Non so neanche sinceramente quanto andrà avanti, perché comunque sono già un bel 3 settimane che ci sto dietro e i progressi, ecco, sono molto limitati. Comunque non importa. Allora, oggi avevo proprio voglia di far video, ecco, vi ho abbandonato. Avrete visto, chi mi segue sul canale, avrete visto alcuni esperimenti che ho fatto, sia per quanto riguarda il cambio della lingua. Ho fatto la descrizione in inglese, poi in italiano, poi ancora in inglese. Ho fatto prove anche per quanto riguarda le metriche, quindi sono andato a fare prove cambiando i relativi tag, le keyword del canale, eccetera eccetera. Insomma, piccoli accorgimenti, diciamo, tecnici, ecco, per migliorare il SEO e diciamo andare a sfruttare al massimo l'algoritmo di YouTube. Comunque, a parte questo, dai, oggi vi do la situazione generale per quel che riguarda l'orto in cassoni, ok, ecco, e anche qui alle mie spalle, adesso vi faccio vedere, non c'è nulla, ma per quanto riguarda quella pacciamatura che ho fatto ancora a giugno, credo, dovrei andare a riguardare i video che ho fatto, per quanto riguarda l'orto stout e la pacciamatura. Dai, cominciamo qui i cassoni, perché vi faccio vedere ci sono stati successi e anche insuccessi, e dai, vi faccio vedere che cosa intendo. Opa! Dunque, partiamo dagli insuccessi, perché le cose belle sono sempre semplici da far vedere, da elogiarsi, eccetera, no? Ecco, gli insuccessi invece sono sempre quelle cose spinose che si tende anche a non dire, a nascondere. Invece a me piace dire che cosa sbaglio, ecco, perché dagli sbagli nascono le esperienze e dalle esperienze poi eventualmente nascono i successi. Allora, ho sbagliato assolutamente a mettere le tavole non stagionate, nel senso che, essendo comunque alla prima esperienza con i cassoni, erano i primi, però sono sincero, faccio mea culpa, no? Ecco, dovevo pensarci. Ho preso le tavole che erano fresche, tra virgolette, non stagionate, quindi cosa è successo? Che le ho portate a casa belle dritte, ma nel giro di un paio di mesi barra 3, ok, si sono tutte quante imbarcate, incurvate, ecco, ma molto, cioè pesantemente, ok? Talmente pesantemente che alcune tavole sono riuscite anche a praticamente strappare la vite che era appunto di ritenuta, ecco, che tenevano insieme i vari pezzi. Adesso vi faccio vedere, a parte che si può già apprezzare da qua, ok, in questa prospettiva, che appunto ci sono tutte quante le tavole che sono storte, ma ve le faccio vedere da vicino. Ecco, mi sono portato fino a qui con le mie stampelle per farvi vedere appunto cosa è successo. Come potete apprezzare, questa tavola si è completamente staccata, quindi ha addirittura strappato proprio la vite dal legno, ok, la forza appunto del legno che si è imbarcato, e ovviamente il tutto è uscito, ecco, dalla sua sede. Potete anche qui apprezzare, purtroppo le tavole erano perfettamente dritte quando le ho posate, e a causa dell'umidità del terreno eccetera, magari qualche pioggia, ovviamente sono andate, ecco. Quindi che cosa dire in merito a questo? Quindi in merito a questo si può sicuramente affermare che quando andiamo a fare degli orti in cassoni, le tavole devono essere assolutamente stagionate, ecco. Io credo, perché mi sono fatto alcune domande, credo che se avessi avuto delle tavole da 5, ok, da 5 cm, 50 mm, ecco, probabilmente si sarebbero imbarcate meno, però comunque l'effetto ci sarebbe ugualmente stato. Quindi ecco, risottolineo, orto in cassoni, andate a prendere le tavole che siano già stagionate, o se non sono stagionate, io credo che un 6 mesi
sei mesi, ancora meglio un anno, ok, di stagionatura, quindi all'asciutto, intervallate magari con un centimetro l'una dalle altre, ecco, vadano messe poi in opera appunto quando sono ben essiccate, stagionate. Basta, poi che dire altra cosa? Con un altro insuccesso, se possiamo diciamo collocarlo appunto nella categoria degli insuccessi, è il fattore estetico che, lasciando stare il discorso che vi facevo prima dell'imbarcamento e quant'altro, nei vari camminamenti, ok, non ho messo nulla per il momento, nel senso che non ho messo per esempio pietrisco, sassi o piuttosto che cortecce o pacciamato con paglia o non so cosa, ma sta di fatto che quando pioveva forte, ok, le gocce rimbalzavano sulle tavole, va bene, ecco, e sostanzialmente venivano sporcate. Ripeto, è un insuccesso parziale, nel senso che per chi ama anche l'estetica, ecco, a mio avviso andava appunto messo nei vari camminamenti un qualcosa di pulito, quindi non terra nuda che appunto quando pioveva forte faceva rimbalzare le gocce sporche di terra e quindi andava a sporcare appunto il lato della tavola, ecco, la superficie della tavola. Dopo aver esplicato i miei insuccessi, che di grave avete capito rimane il fatto che le tavole sono andate a quel paese, o meglio sono recuperabili, però se erano stagionate non c'era questo, questo, questo disastro, no? Ecco. E invece tra le cose che sono andate molto bene sono parecchie nel senso che a mio avviso molto importanti. In primis ne ha giovato sicuramente la mia schiena, cioè ho lavorato da Dio, ecco. Cioè il fatto di poter stare parzialmente inclinati e che comunque il terreno è una 30-35 cm d'altezza, ecco, rispetto appunto al piano di campagna, una comodità diciamo notevole, ecco. Primo grande successo. Secondo successo, la produzione, ecco, per quanto riguarda la pacciamatura. Ho avuto con la pacciamatura con la paglia e poi ho integrato col metodo Stout, quindi sfalci d'erba eccetera ben tritata, ho avuto praticamente quasi zero infestanti, o chiamiamole erbe spontanee o erbacce, ecco, va bene? Quindi pacciamatura con paglia o metodo Stout assolutamente consigliatissimo. Ecco, ho avuto poco o nulla da fare per quel che riguarda lo stare attenti alla crescita appunto delle infestanti. Ecco, poi un altro risultato importante è stato il fatto di non dover irrigare molto, ok? Ecco, dare appunto acqua, ecco, perché probabilmente lo strato di 5 cm che ho creato di pacciame tratteneva l'umidità appunto nel terreno, quindi ho avuto comunque un raccolto molto, molto importante senza star lì ad avere il pensiero di continuare ad annaffiare. Tenendo tra l'altro presente che qui almeno in Romania, nella mia zona, abbiamo avuto un'estate torridissima, ecco, cioè ho più verde adesso che è quasi novembre, ecco, che non fa in luglio e agosto che era tutto quanto giallo, rinsecchito qui, ecco. Basta, quindi ricapitolando, le tavole assolutamente stagionate, ecco, lo spessore secondo me 2,5-5 cambiava poco, se erano stagionate era tutt'altra cosa. E dopodiché appunto per un lato estetico il fatto appunto di mettere sui camminamenti o comunque vicino alle tavole un qualcosa che appunto le gocce rimbalzando non vadano a sporcare la tavola. Ecco, chiudo il video con un ultimo grande successo, le lumache. Vi lascio il link in descrizione per quel che riguarda il trattamento che ho fatto con il gas, il cannello a gas, va bene? Ecco, quindi quella scottatura che avevo fatto per le tavole, lato esterno, ha funzionato alla grande. Avevo messo anche dell'insalata, c'erano le lumache in numero abbastanza considerevole un periodo, ecco, nessuna è entrata nel cassone. Penso proprio per quel riporto carbonioso, come appunto sottolineavo nel video, che si è creato appunto nella tavola. Quindi a mio avviso un ottimo sistema per diciamo tenere lontane le lumache senza comunque ucciderle, ecco. Bene, basta, io vi saluto,
e ci vediamo al prossimo video e ancora un ciao a tutti quanti.